Le reliquie di Santa Teresa di Lisieux sono venute a Roma la scorsa settimana e hanno fatto sosta alla Basilica di Santa Maria Maggiore sabato 10 giugno. Questa santa è morta giovanissima di tubercolosi ad appena 24 anni. Nonostante la giovane età, aveva acquistato una sapienza spirituale tale da essere dichiarata dottore della Chiesa nel 1997, nel centenario della sua nascita al cielo. È la più giovane dottore della Chiesa e anche la più vicina a noi nel tempo. Lo scorso anno 2022 erano 25 anni da questo evento. Quest'anno sono 150 anni dalla sua nascita. Avrebbe voluto diventare missionaria nei paesi lontani per testimoniare il Vangelo ai confini della terra. Ha capito poi che da dentro il Carmelo, dove era diventata suora, poteva sostenere le missioni con la carità spirituale che, come dice l'Apostolo Paolo, è una via più eccellente di qualsiasi dono spirituale. Sento nella mia anima il coraggio di un crociato, di uno zuavo pontificio. Vorrei morire su un campo di battaglia per la difesa della Chiesa. Sento in me la vocazione di sacerdote. Con quanto amore, o Gesù, ti porterei nelle mie mani quando alla mia voce discendessi dal cielo. Il martirio, ecco il sogno della mia giovinezza. O mio Gesù, cosa risponderai a tutte le mie follie? Esiste un'anima più piccola, più impotente della mia? Eppure ti sei compiaciuto, Signore, di esaudire i miei piccoli desideri infantili e oggi vuoi esaudire altri desideri più grandi dell'universo. Durante l'orazione i miei desideri mi facevano soffrire un vero e proprio martirio. Aprii le epistole di San Paolo per cercare qualche risposta. Mi caddero sotto gli occhi i capitoli 12 e 13 della prima lettera ai Corinzi. Nel primo lessi che non tutti possono essere apostoli, profeti, dottori, eccetera, che la Chiesa è composta da diverse membra e che l'occhio non potrebbe essere al tempo stesso la mano. La risposta era chiara, ma non appagava i miei desideri, non mi dava la pace. Come la Maddalena chinandosi continuamente sul sepolcro vuoto finì per trovare quello che cercava, così, abbassandomi fino alle profondità del mio nulla, mi elevai tanto in alto che riuscii a raggiungere il mio scopo. Senza scoraggiarmi, continuai la lettura e questa frase mi rincuorò: cercate con ardore i doni più perfetti, ma io vi mostrerò una via ancora più eccellente. E l'Apostolo spiega come tutti i doni più perfetti non sono niente senza l'amore, che la carità è la via eccellente che conduce sicuramente a Dio. Finalmente avevo trovato il riposo. Considerando il corpo mistico della Chiesa, non mi ero riconosciuta in nessuno dei membri descritti da San Paolo, o meglio, volevo riconoscermi in tutti. La carità mi diede la chiave della mia vocazione. Capii che se la Chiesa aveva un corpo composto da diverse membra, il più necessario, il più nobile di tutti, non le mancava. Capii che la Chiesa aveva un cuore e che questo cuore era acceso d'amore. Capii che solo l'amore faceva agire le membra della Chiesa, che se l'amore si dovesse spegnere, gli apostoli non annuncerebbero più il Vangelo, i martiri rifiuterebbero di versare il loro sangue. Capii che l'amore racchiudeva tutte le vocazioni, che l'amore era tutto, che abbracciava tutti i tempi e tutti i luoghi, insomma che è eterno. Allora, nell'eccesso della mia gioia delirante, ho esclamato: «O Gesù, mio amore, la mia vocazione l'ho trovata finalmente, la mia vocazione è l'amore. Sì, ho trovato il mio posto nella Chiesa, e questo posto, o mio Dio, sei tu che me l'hai dato. Nel cuore della Chiesa, mia madre, sarò l'amore. Così sarò tutto, così il mio sogno sarà realizzato». Nel 1927 Papa Pio XI la proclamò patrona delle missioni accanto a San Francesco Saverio. Teresa viene chiamata anche la piccola Teresa. Aveva scelto come nome da religiosa Teresa del Bambino Gesù.
lei ha scoperto la via della infanzia spirituale che ha voluto proporre al mondo. Lei lo sa, madre, ho sempre desiderato d'essere una santa, ma ahimè ho sempre constatato, quando mi sono confrontata con i santi, che tra loro e me c'è la stessa differenza che esiste tra una montagna, la cui vetta si perde nei cieli, e il granello di sabbia, oscuro, calpestato dai piedi dei passanti. Invece di scoraggiarmi, mi sono detta, il buon Dio non potrebbe ispirare desideri irrealizzabili? Quindi, nonostante la mia piccolezza, posso aspirare alla santità. Farmi diversa da quel che sono, più grande, mi è impossibile. Mi devo sopportare per quello che sono con tutte le mie imperfezioni. Ma voglio cercare il modo di andare in cielo per una piccola via, bella dritta, molto corta, una piccola via tutta nuova. Siamo in un secolo di invenzioni. Oggi non vale più la pena di salire i gradini di una scala. Nelle case dei ricchi un ascensore la sostituisce vantaggiosamente. Vorrei trovare anch'io un ascensore per innalzarmi fino a Gesù, perché sono troppo piccola per salire la dura scala della perfezione. Allora ho cercato nei libri santi l'indicazione dell'ascensore, oggetto del mio desiderio, e ho letto queste parole uscite dalla bocca della sapienza eterna. Se qualcuno è molto piccolo, venga a me. Così sono arrivata ad intuire che avevo trovato ciò che cercavo. E volendo sapere, oh mio Dio, ciò che faresti al molto piccolo che rispondesse alla tua chiamata, ho continuato le mie ricerche, ed ecco quello che ho trovato. Come una madre accarezza il figlio, così io vi consolerò. Vi porterò in braccio e vi cullerò sulle mie ginocchia. Ah, mai parole più tenere, più melodiose hanno rallegrato la mia anima. L'ascensore che mi deve innalzare fino al cielo sono le tue braccia, o Gesù. Per questo non ho bisogno di crescere, anzi bisogna che io resti piccola, che lo diventi sempre più. Oh mio Dio, hai superato ogni mia aspettativa, ed io voglio cantare le tue misericordie.